Bene, eccoci anche questa sera, puntuali alle 21 per la nostra diretta. Questa sera, come si era scritto nell'anteprima, parleremo delle attrezzature che sono assolutamente necessarie per, diciamo, gestire al meglio la nostra Poiana di Harris. Le attrezzature di base, ovviamente, perché poi andando avanti con il tempo e la passione, ognuno aggiunge chi più ne ha, più ne metta e le attrezzature sicuramente vanno sempre ad aumentare, vanno sicuramente proprio ad aumentare perché poi quando c'è la passione si comprano un sacco di cose, a volte anche cose abbastanza futili. Io per primo lo faccio. Comunque, questa sera io cercherò di parlare con voi delle attrezzature, diciamo, di base, proprio di cui non si può farne a meno e che alcune di queste attrezzature è bene avere proprio prima ancora che diciamo, arrivi la nostra Poiana di Harris. Ecco, nel frattempo comincio a salutare Francesco. Ciao Franci, grazie per esserci. Mi fa molto piacere e quindi questa sera salutiamo anche Mirko Guerrisi che non manca mai, grazie Mirko di essere tra di noi anche questa sera e finalmente di aver risolto il problema di riuscire a commentare, vedo che ci sei riuscito e mi fa molto ma molto piacere. Nel frattempo vi dico una cosa che nessun allarmismo, ma questa sarà l'ultima live totalmente pubblica, nel senso aperta a tutti. Le prossime live saranno riservate ai soli iscritti al canale. Poco male, nel senso che iscriversi al canale è ovviamente assolutamente gratuito, basta cliccare sul pulsante iscriviti e potete vedere tranquillamente, potrete vedere tutte le live che verranno fatte prossimamente. Non esitate giustamente a fare i vostri commenti, a dire la vostra durante la diretta. Saluto anche Marta, ciao, benvenuta. Credo tu sia la persona che mi ha appena scritto su Messenger che gli ho risposto e poi ti risponderò nel dettaglio alla tua domanda che purtroppo non è pertinente per questa serata perché tu mi chiedevi qualcosa in merito alla muta, quindi ti risponderò più tardi o al massimo domani nel dettaglio e quindi ti risponderò dopo. Salutiamo anche Antonino, grazie per esserci, grazie veramente, mi fa piacere che siate così in tanti a seguire il canale e a seguire soprattutto questa diretta. Bene, cominciamo a entrare diciamo, nel dettaglio. La prima cosa che ovviamente bisognerebbe, anzi bisogna avere, prima ancora di prendere la nostra Poiana di Harris, perché io ovviamente stasera parlo di come se una persona che sia appassionata vuole portare a casa, diciamo, la sua Poiana di Harris. Allora, la cosa che prima di tutto dobbiamo sapere è di cosa ha bisogno la mia Poiana di Harris, quindi prima di imparare ad addestrarla, portarla sapere come fare per mansirla, abbiamo bisogno di sapere di cosa ha bisogno, perché prima di tutto deve venire il benessere dell'animale e l'animale deve essere ovviamente tenuto nel modo migliore che noi possiamo, perché ricordiamoci sempre che non è l'animale che ha scelto di stare con voi, ma scelte voi che avete scelto di prendere con voi questo animale. E quindi sicuramente prima ancora di portare a casa la vostra Poiana di Harris dovete affidarvi a un falconiere serio, preparato o anche all'allevatore stesso da cui prendete la vostra Poiana di Harris e vi deve dare una formazione diciamo minima per poter gestire e tenere al meglio a livello di salute e di gestione la vostra Poiana di Harris che avete deciso di portare a casa. Io lì leggete no battesimo del guanto, non una giornata da falconiere, nel senso che niente male a fare queste cose, assolutamente,
non sto denigrando questo tipo di attività, però devo anche sapere che da un battesimo del guanto, che vuol dire andare da un falconiere e far che un falco mi venga al pugno, da lì non posso aver imparato come gestire la mia Poiana di Harris, tantomeno nelle famose giornate un giorno da falconiere. Sicuramente sono cose che vanno benissimo per chi non ha un rapace e vuole fare un'esperienza, e magari da lì gli viene la passione per poi cominciare a intraprendere un percorso, ma c'è bisogno di avere una determinata conoscenza e una determinata formazione. Quindi affidatevi a persone serie che vi seguono e che vi trasmettono tutte le cose che sono indispensabili per la gestione diciamo della vostra Poiana. Quindi cominciamo col dire che voi la vostra Poiana la dovete andare a prendere, perché dovrete andare a prenderla dall'allevatore, e quindi la prima cosa che sicuramente vi serve è qualcosa dove metterla per poterla trasportare. E ci sono diverse modalità per poter trasportare un rapace. La cosa che non consiglio tanto, ma la più veloce, è costruirsi una cassa di legno come può essere questa che vedete nell'immagine. La cassa di legno ovviamente deve avere misure in altezza, in larghezza e in profondità, per far sì che il mio rapace stia comodo e non tocchi sulle pareti laterali e nemmeno sulla parete di fondo, per evitare che si rovini ovviamente il piumaggio. Una cosa importante è che a voi sembrerà scontato, ma deve esserci un posatoio all'interno che sia messo a un'altezza tale che la coda non tocchi né sul fondo né sulla parete posteriore, per evitare sempre di rovinare le penne e le piume. Vi sembrerà scontato che vi dico che ci vuole un posatoio, ma credetemi che in realtà ho avuto la fortuna o la sfortuna, dipende dal punto di vista, di vedere persone che magari trasportavano la Poiana di Harris messa nel trasportino ma senza nulla, cioè la Poiana stava con i piedi sul pavimento della gabbia che loro avevano o del trasportino che utilizzavano. Quindi non diamo mai nulla per scontato. Devo sapere che a livello sanitario, sia biologico che per legge, la cassa in legno non è il massimo, nel senso che comunque il legno, sappiamo, è una superficie che assorbe lo sporco, assorbe i batteri, è difficile da pulire e tenere disinfettata. Non è proprio, diciamo, il massimo, ed è per quello che vi dico che può andare bene, ma non è la mia prima scelta, ovviamente. Un'altra cosa che devo sapere è che al privato, come può essere una persona che ha la sua Poiana e se la porta in giro per andarci a caccia o per andare a fare dei voli o per fare quello che vuole, nessuno vi dirà mai nulla. Ma invece per quanto riguarda i professionisti, nel senso che lo fanno di lavoro, come posso essere io che faccio birth control di professione, io non, essendo un professionista, non posso trasportare gli animali in una cassa di legno, perché la ASL veterinaria lo vieta, perché il legno non è un materiale previsto a livello sanitario, per le ragioni che vi ho detto prima. E questo perché al privato non è obbligatorio e al professionista sì, perché si dà per scontato che il privato metta la sua Poiana in questa cassa poco tempo, pochi giorni alla settimana, mentre invece il professionista che ci lavora probabilmente ce l'ha in macchina dalla mattina alla sera tutti i giorni della settimana. E quindi diciamo che per il trasporto degli animali bisogna utilizzare dei trasportini che siano lavabili, quindi in plastica o comunque un materiale lavabile, devono potersi smontare per essere deterse e disinfettate, e addirittura per i professionisti il veicolo su cui si trasportano gli animali deve essere omologato dalla ASL veterinaria per il trasporto animali, sia a corto o lungo raggio, quindi in base alla distanza e al tempo che gli animali rimangono sul mezzo. Questo mezzo deve avere delle prese d'aria, insomma un sacco di prescrizioni che sono necessarie. Adesso vi faccio vedere l'interno del mio furgone, vi faccio vedere le gabbie che ho io. Anche perché le gabbie dove si mettono le Poiane devono essere sì di superficie lavabile e completamente smontabili, ma in più devono essere proprio omologate per il trasporto animali.
E allora io cosa ho fatto? Ho preso semplicemente dei trasportini, come si vede questo qua col divisorio è un trasportino per cani e quindi omologato per il trasporto animali, da me modificato con posatoi e un divisorio, è in plastica, totalmente lavabile, lo posso aprire, smontare e pulire come voglio. E l'altra gabbia invece, che è sempre omologata per il trasporto animali, più grande, è dove metto la femmina, quindi io riesco ad andare in giro con 3 Harris sul mio furgone. Non è questa l'unica soluzione, in commercio ci sono aziende che producono trasportini omologati specifici per i rapaci in plastica, e quindi la migliore alternativa per il trasporto, diciamo, alla cassa di legno è questo. Se intanto che io parlo avete qualche domanda, scrivetelo pure tranquillamente in chat, nei commenti, e io vedo di rispondere subito a dubbi e perplessità e curiosità vostre nel modo più assoluto. Scrivete senza nessun tipo di problema. Proseguiamo nel vedere, quindi la mia poiana sono andato a prenderla, ho la mia modalità di viaggio a posto, la sono andata a prendere. Adesso cosa mi serve? Beh, sicuramente dovrò aver preso, prima di andare a prendere la mia poiana, gli alimenti che mi serviranno per alimentarla. E quindi in questa immagine io ho messo l'immagine dei pulcini, che è puramente dimostrativa, ma è preferibile prendere anche altri cibi, quindi avere un'alimentazione abbastanza varia, che possono essere pulcini, quaglie, coniglio, piccione, chi più ne ha più ne metta. I prodotti, diciamo, alimentari congelati si trovano tranquillamente su internet, ci sono moltissime aziende che li vendono online, quindi voi potete andare su questi siti internet, iscrivervi, fare il vostro ordine e vi vengono recapitate direttamente a casa senza nessun problema. L'unica cosa è che dovete avere un freezer dove potete ovviamente conservare i cibi congelati. Un'altra cosa che ovviamente vi servirà è il guanto. Il guanto vi serve per forza. Di guanti ce ne sono di tantissimi tipi: lunghi, corti, larghi, stretti, doppia, unica, tripla pelle. Per una poiana di Harris, che sia maschio o che sia femmina, un guanto come questo può andare decisamente bene. Questo è 30 centimetri di lunghezza, quindi vi copre circa 4 dita, 5 dita oltre il polso, è in triplo strato, e quindi io direi che con un guanto così siete tranquillamente, cioè non serve un chissà quale guanto. I produttori di guanti, anche lì ce ne sono bizzeffe, li trovate da Amazon a qualsiasi produttore artigiano di falconeria, basta cercare su internet. Io adesso non voglio fare pubblicità a nessuno perché non lo trovo corretto, però insomma, ecco, li potete trovare veramente, ma veramente ovunque, da costi alti a costi bassi, dipende dal tipo di pelle, dipende da tante cose. Ecco, una cosa che non ho messo in queste slide purtroppo, perché mi sono dimenticato, sono i bracciali e i getti, che ovviamente andavano messi ancora prima del cibo, perché voi andate a prendere la vostra poiana, magari l'allevatore gli ha già messo i bracciali e i getti, ma magari anche no. Questi sono accordi che dovete prendere col vostro allevatore, e quindi magari se lui non li ha ve li dovete portare, e poi insieme a lui metterete i bracciali e i getti, altrimenti non riuscite ovviamente a gestire il rapace. Dimenticanza mia che non li ho messi, però vabbè, insomma, anche quelli si trovano ovunque, e la misura, in base che sia maschio o che sia femmina, non è un problema, perché anche i produttori sanno perfettamente di quale misura debbano essere. Una cosa, sui primi bracciali e getti che mettete alla vostra poiana, alla giovane poiana che porterete a casa, non vi consiglio di investire denaro in getti ricamati, belli, super, perché ricordiamoci che quando metterete i bracciali e i getti e dovete ancora fare l'ammansimento, alla vostra poiana non piacerà molto avere addosso quei bracciali, e quindi all'inizio un po' li becca, quindi se c'è il ricamo ve lo strappa. Quindi all'inizio io, come primi bracciali e getti, vabbè, io metto sempre bracciali e getti semplicissimi da caccia, non ho mai
messo bracciali decorati o robe del genere, però c'è anche persone a cui piacciono, però ecco, non metteteli all'inizio perché rischiate di buttarli via dopo poco, e sarebbe veramente un peccato perché magari li avete pagati e sono anche un oggetto magari bello. Cosa che invece non succede dopo l'ammassimento perché si è abituata alla nostra poiana e quindi non vi rovinerà più i getti e i bracciali. Un'altra cosa che sicuramente, scusate sto fumando perché io non ce la faccio a non fumare per un'ora, un'altra cosa che sicuramente serve è il cappuccio. Il cappuccio vi servirà sicuramente quando andate a prendere la vostra poiana, perché ovviamente non avendo mai viaggiato, o la mettete al buio in una scatola di cartone, che potrebbe essere una buona alternativa invece che la cassa, perché comunque non si sa come si possa comportare. Ovviamente io parlo di una poiana di Harris non imprintata, ma parentale. Non si sa, magari nella cassa comincia a sbattere, quindi a volte per portarla a casa sembra brutto, ma è meglio metterla in una scatola di cartone al buio e poi fare quello che c'è da fare una volta arrivati a casa. Se invece usate la cassa, comunque dovete mettere il cappuccio, perché comunque lei si trova in una situazione di movimento, di viaggio, di macchina che non ha mai vissuto e quindi sicuramente se non mettete il cappuccio rischia veramente di farsi del male nel trasportino o nella cassa durante il viaggio per portarla a casa. Poi comunque il cappuccio vi servirà sicuramente anche nella fase dell'ammansimento, perché nel caso in cui il soggetto che voi con il quale state facendo l'ammansimento, quando lo prendete, quando lo mettete al pugno per fare un po' di abituazione, se vedete che si stressa troppo, dovete mettergli il cappuccio, magari mettete il cappuccio e poi dopo un po' lo togliete, lo fate stare un po' senza, quando vedete che il livello di stress aumenta, gli rimettete il cappuccio. E quindi il cappuccio vi serve sicuramente. Anche qua ci sono di misure diverse in base al maschio e in base alla femmina. In questa immagine quello di sinistra marrone è per il maschio, quello di destra è per la femmina. E il cappuccio poi comunque vi servirà per questi motivi che vi ho appena detto, ma sicuramente vi servirà anche per quando dovete, spero che non vi capiti, ma se capita che dovete portare il vostro rapace dal veterinario anche per un semplice controllo, non perché necessariamente si sia fatto male, sicuramente dovrete indossare il cappuccio e quindi è bene abituare già subito nella fase dell'ammansimento la poiana al cappuccio. Poi probabilmente in altre cose non vi servirà, cioè io per esempio non lo metto mai, cioè i miei Harris il cappuccio non lo usano mai, anche quando sono in viaggio, in macchina sono sempre senza cappuccio, è perché li ho abituati e comunque c'è dietro una sorta di abituazione e di lavoro. Però io il cappuccio praticamente lo metto solo quando magari devo tagliare il becco, oppure devo andare dal veterinario, poi peraltro no. Però dovete averlo perché comunque per i motivi che vi ho detto sicuramente vi servirà. Quindi un'altra cosa che vi serve decisamente sono queste due cose qua. A destra qua potete vedere una corda che noi chiamiamo filagna, che utilizzerò nel momento in cui il mio rapace ha praticamente finito la fase di abituazione a me e quindi è tranquillo, già mangia al pugno e quindi già ha fatto il primo saltino magari da un posatoio al pugno dentro una voliera e quindi voglio sperimentare a che livello siamo con l'ammassimento e quindi la filagna mi servirà sicuramente per legarla ai bracciali e mettere il mio rapace fuori sopra una pertica o sopra un posatoio e provare a fare i richiami. Allora, questa voi vedete un ammasso di filo enorme perché questa è la corda che io avvolgo sulla traina e quindi questa qua sono circa 250 metri di corda. A voi non servono 250 metri di corda per fare una filagna, ve ne bastano 15-20 metri, è più che sufficiente. Deve essere ovviamente una corda il più possibile resistente ma allo stesso tempo sottile, non una corda nautica per intendersi, e a sinistra
vedete il logoro. Il logoro è uno strumento anche questo che non può mancare. Non può mancare perché con il logoro io comincio a fare i primi, diciamo, addestramenti alla mia poiana. Il logoro mi serve, innanzitutto devo insegnare alla mia poiana cos'è il logoro, perché bisogna venire al logoro, cosa dà alla poiana al logoro, e quindi devo insegnargli questo. Quindi il logoro mi servirà, una volta che ho insegnato alla mia poiana cos'è il logoro e che tipo di azione farà sul logoro, mi servirà per richiamarla se magari è lontana, magari si è allontanata perché ha visto qualcosa oppure perché ha fatto un inseguimento e deve tornare, sicuramente vede meglio una cosa che io agito sopra la mia testa piuttosto che alzare semplicemente il pugno. E in più è uno strumento che mi serve anche per allenare fisicamente la mia poiana di Harris, e quindi anche queste due cose sono due cose che sicuramente vi serviranno. Ecco qua, la bilancia è un altro strumento veramente indispensabile. Come vedete io vi ho messo proprio non vi faccio buttare via i soldi, ma proprio le cose indispensabili che a voi servono. La bilancia, questa bilancia qui la potete trovare, è una bilancia del genere a batteria, la potete trovare in qualsiasi negozio di articoli per la casa. Questa qui veramente la trovate e costa niente, perché praticamente costerà 10 euro, costa quasi più la batteria che la bilancia. Ovviamente dovete costruirvi o farvi fare o acquistare un piccolo posatoio, come si vede in questa immagine qua, da mettere sopra la bilancia in modo che il mio Harris possa salire e io vedere il peso che ha, e in base al peso che avrà io poi mi segnerò i pesi e le reazioni che il mio Harris ha a quel peso. È uno strumento molto importante sia nella fase dell'ammassimento, sia nella fase dell'addestramento, sia per controllare che il mio Harris stia bene fisicamente, perché magari ho un Harris che mangia tantissimo ma vedo che non mi sale di peso, quindi potrebbero avere un'infestazione da parassiti, faccio esempio. Quindi è molto importante la bilancia, bisogna averla per forza. Un consiglio che vi do è questo, perché se voi vi fate questo piedistallo e semplicemente lo appoggiate sulla bilancia, ma non lo fissate alla bilancia, vi posso garantire che quando metterete sul vostro Harris, a parte il fatto che rischia di salire, e questo coso, avendo una base d'appoggio minima, rischia di rovesciarsi e far cadere la vostra poiana, che tra l'altro se è la prima volta che va sulla bilancia e questo coso cade, fa anche un'associazione negativa a questo tipo di attrezzatura qua. Però il discorso è il seguente: se voi questo non lo fissate in qualche modo alla bilancia, potete mettersi anche semplicemente sotto del silicone e si fissa alla bilancia senza nessun tipo di problema. Cosa succede? Che quando la vostra poiana sale, se non sta perfettamente nel centro, il peso non sarà super preciso. Se invece noi fissiamo alla bilancia il piedestallo, se anche la poiana quando sale sul posatoio mi rimane un po' più spostata a sinistra o mi rimane un pochino più spostata a destra, la pesata sarà comunque precisa. E quindi vi consiglio di fissarlo proprio alla bilancia, è fondamentale, è un'esperienza che io ho avuto, e effettivamente da fissato la precisione, diciamo, della pesata aumenta veramente, è precisissima. Eccoci qua. Un'altra cosa che vi serve è la pertica. In questa immagine vi ho scritto la pertica sì, il ceppo no, nel senso che non è assolutistica questa mia affermazione. Uno, ovviamente, io dico sempre quello che, io non vi dico quello che dovete fare, ma vi dico semplicemente quello che io ho fatto, e quello che io ho vissuto e ritengo non funzionale, cerco di evitarvi lo stesso errore che io ho fatto. Poi uno è liberissimo ovviamente di mettere la sua poiana sul ceppo, non succede niente. Però diciamo che perché il ceppo no e la pertica sì? Allora intanto vabbè, questa pertica me la sono fatta fare, le ho tutte così, tutte uguali,
in acciaio, così rimane fuori estate e inverno, non arrugginisce. Ha dei fori nei piedi in modo che io metto dei picchetti che la fissano nel terreno in modo che sono sicuro che non si ribalta. È in acciaio, è pesante, quindi non è che l'Harry se la porta in giro, però potrebbe magari ribaltarsi perché vede un animale, tenta l'involo, la rovescia e magari io non sono lì e rimane un'ora per terra la poiana senza poter più neanche salire, diciamo, sopra la pertica perché si è rovesciata. E se voi fate caso, allora sicuramente quando la poiana è su questa pertica qua, sicuramente la coda non tocca da nessuna parte, sicuramente non tocca proprio perché lei mette le zampe qua, ovunque le mette non tocca con la coda. Mentre invece il ceppo, a parte che più è alto, più rischia che se la poiana parte di rovesciarlo, a meno che pesi parecchio. Però il discorso è che, a parte che il ceppo poi si bagna, marcisce, marcirulento, fa un sacco di muffe sotto questa moquette qua, addirittura io ho avuto un ceppo, ci sono nati i funghi, insomma diciamo che cioè, non è molto igienico e questo è uno dei motivi per cui non consiglio di usarlo. Ma un altro motivo è perché ovunque si metta con le zampe la mia poiana, perché se si mette con le zampe in mezzo comunque la coda si appoggia sui margini e quindi rischia sempre che la coda comunque si appoggi e io cerco sempre di preservare il piumaggio il più possibile perché già i miei se lo distruggono nel giro di poco perché comunque a caccia di conigli nei rovi siccome che loro non si tirano indietro, si buttano nei rovi a 50 all'ora, non gliene frega niente, però in poco tempo le piume e le penne ovviamente non è che li faccia bene. Nonostante devo dire che la poiana di Harris ha delle piume e penne molto resistenti che però si rovinano. E quindi se io evito di rovinarle già prima ancora di uscire, è meglio. È meglio. E quindi io vi consiglio sicuramente la pertica piuttosto che il ceppo. E poi un'altra comodità della pertica è che se voi partite per venire all'Harris Contest, e spero che lo facciate tutti il prossimo anno, e dovete, non so, state là dalla mattina alla sera, invece che tenervi la poiana in macchina chiusa tutto il giorno, in attesa del vostro turno per fare, diciamo, la vostra uscita, magari se questa ve la potete trasportare, mettere in macchina e mettete anche in occasione dell'Harris Contest, adesso dico l'Harris Contest per pubblicizzare l'evento, ma per qualsiasi cosa voi andate a fare ve la potete portare in giro, capite che portarvi in giro un ceppo non è proprio comodissimo. Allora c'è qualche nuovo commento, ne approfitto per salutare Antonino, no, l'abbiamo già salutato prima, sì l'abbiamo già salutato prima, il Guerresi fa una domanda, il Guerresi dice ma anche per una questione di zampe è meglio la pertica. Sì, anche per una questione di zampe, perché comunque diciamo che sulla pertica, essendo rotonda, ha un bel diametro, perché comunque ha un bel diametro, però essendo rotonda diciamo che la posizione delle zampe è un pochino più naturale piuttosto che sopra un ceppo. Grazie per la domanda, Mirko. Proseguiamo con, eravamo rimasti qua, ok, proseguiamo. E adesso qua siamo arrivati alla vogliera, perché la vogliera ci vuole per forza la vogliera. Ci vuole per forza perché, cioè, almeno per quanto mi riguarda, per me medesimo, la vogliera ci vuole per forza. Io non voglio fare il tenero, ma io non ce la cioè, i miei Harris li metto fuori alla pertica, legati a giardinare, quando si fanno il bagno, per fargli prendere il sole, per un sacco, che devo fare magari una determinata pulizia nelle vogliere e quindi usare un disinfettante che devo aspettare che si asciughi, quindi la pertica la uso tantissimo. Però io non ce la posso fare a lasciare alla pertica un animale forever, cioè nel senso che o è alla pertica o vola. Io non ce la posso fare. E in più vi dirò, io non lo faccio e non ho nessun tipo di problema con i miei Harris, nonostante stiano poco alla pertica, cioè rispondono bene lo stesso, sono bravi lo stesso,
perché comunque l'addestramento fatto in un certo modo e fatto bene va oltre all'utilizzo leggendario della pertica continuamente per tutto il giorno e per sempre. Quindi io la voliera la uso. Uso anche la pertica, ma la maggior parte del tempo, quando non volano, stanno in voliera. La voliera vi consiglio che abbia determinate caratteristiche, che sia almeno 2x2x2, nel senso che poi qua, allora, informatevi perché so che neanche da regione a regione, ma da provincia a provincia ci sono delle regole diverse per la detenzione degli animali esotici, soprattutto inerenti ai rapaci, ci sono proprio delle misure e queste misure cambiano, non sono nazionali, ma cambiano neanche da regione a regione, ma da provincia a provincia, quindi informatevi. Qua da me, dalle mie parti, un 2x2x2 è sufficiente. Vi dico che la voliera che voi vedete però nella foto, che è una delle mie, perché di là ce n'è un'altra attaccata uguale, questa voliera invece è 3x3x3, ma perché l'ho voluta io fare grande così, però in realtà sarebbe sufficiente un 2x2x2 per quanto riguarda la zona in cui vivo io. Poi per voi, per la vostra zona, informatevi onde evitare di incappare in sanzioni o problematiche di ogni tipo. Come vedete la voliera che io ho fatto è fatta così, cioè per il tetto, come vedete, non è totalmente coperto, è coperto solo per metà. Questo perché? Perché io cosa ho fatto? Ho messo un posatoio qua, praticamente nell'angolo dove non c'è il tetto. Un altro posatoio è qua, che non si vede, qua dietro, nell'angolo dove c'è il tetto. Questo perché? Perché voglio dare libera scelta alla mia poiana di decidere che se c'è il sole di andare a prendersi il sole oppure di rimanere all'ombra e non prenderselo. Poi ovviamente devo anche, quando metto la voliera, devo anche vedere come gira il sole e devo rendermi conto di dove la sto mettendo e che posizione, perché anche quello è decisamente importante. E quindi voglio dargli la scelta, sì, per se prendere il sole oppure no. E in più gli do anche la scelta se vuole prendere la pioggia oppure no, perché è vero che ovviamente c'è sempre a disposizione un grande sottovaso, io uso dei sottovasi, ma credo che tutti usiate i sottovasi, un grande sottovaso dove c'è sempre l'acqua, ovviamente nella stagione primaverile e nella stagione estiva. Nella stagione invernale l'acqua io non la lascio, perché se la mia poiana, matta come un cavallo, decide alle 4 del pomeriggio di andare nell'acqua e farsi il bagno per qualsiasi motivo e io non me ne accorgo, poi durante la notte, se va sotto zero, gli si gelano tutte le piume, tutte le penne e non è che si rovinano le piume e le penne, quello sarebbe il minore dei problemi, è che rischio l'ipotermia dell'animale e quindi d'inverno l'acqua meglio toglierla. Io quando hanno finito di volare d'inverno con lo spruzzino gli bagno il becco e capite subito se hanno bisogno di bere oppure no, ma non lasciate l'acqua a disposizione tutto il giorno d'inverno per il motivo che vi ho detto. Detto questo, quindi loro sì che possono decidersi di fare il bagno anche se non piove, però se piove io ho notato che tante volte, soprattutto nella stagione estiva, quando piove si vanno proprio a mettere lì, aprono le ali e si prendono proprio la pioggia, perché proprio lì probabilmente, evidentemente, gli piace proprio farlo. E quindi è per questo motivo che ho lasciato il tetto per metà. Un'altra cosa è i lati, come vedete, metà lato di qua e il fondo della voliera è chiuso, davanti no, ma metà lato sì e dietro anche. Questo perché l'ho fatto? L'ho fatto perché se la mia poiana ha dei lati coperti, si sente sicuramente molto più tranquilla e molto più a suo agio. È un po' come noi non avere nessuno dietro la schiena. Se noi non abbiamo nessuno dietro le spalle, distinto, stiamo molto più tranquilli e quindi per questo motivo. Io in più io l'ho messe così perché io dietro queste voliere ho tutti i box dei cani, perché io lavoro anche con i cani, anzi io nasco come allevatore e educatore di cani
e quindi vabbè, sono abituati ai cani ovviamente, perché nascono, cioè nascono no, però crescono in mezzo ai cani, le mie poiane, quindi non hanno nessun tipo di problema. Però insomma avere un cane, non sono proprio attaccati alla voliera, per carità, sono a 10 metri i cani, però almeno si sentono decisamente più tranquille. E però comunque è meglio che abbiano, diciamo, una porzione di voliera, vedo non vedo, in modo che si sentano più rilassate. Il fondo della voliera, io l'ho fatto così. Qui ovviamente c'era terreno, come vedete fuori dalla voliera. Io cosa ho fatto? Ho preso un telo da pacciamatura. Cos'è il telo da pacciamatura? È quel telo che in giardinaggio si mette per, diciamo, evitare che crescano le erbacce, che cresca l'erba. E quindi ho messo questo telo da pacciamatura e sopra non ho messo la ghiaia, ma ho comprato al brico, anche il telo lo trovate al brico. Ho preso non mi viene il nome, lapillo vulcanico, non è ghiaia ma è lapillo vulcanico. Perché? Perché la ghiaia di solito è bianca, è chiara e quindi non mi dà la possibilità di vedere le deiezioni, le feci dei miei animali, e quindi non riesco a vedere come sono le feci, come sono composte, se c'è una parte acquosa giusta oppure no, di che colore sono, perché vedere le feci a colpo d'occhio tutte le mattine, sapendo che sono quelle di quel giorno, aiuta a capire anche lo stato di salute della poiana. E in più questi sassolini, ho notato, rispetto alla ghiaia, quando voi andate dentro con la canna e lavate, si puliscono subito, cioè non rimane attaccata più di tanto le feci, e quei sassi non si macchiano. Ovviamente se lavate la voliera spesso e volentieri. È ovvio che se lavate la voliera una volta al mese non c'è la pillo che tenga, avrete una discarica invece che una voliera, però mi auguro che i vostri animali stiano in un luogo decisamente sano e pulito. Ovviamente, sicuramente così. E quindi ho fatto questa scelta. Né l'altra voliera che l'ho fatta, quando ho fatto questa, adesso non è più così. Qui avevo provato a lasciare il prato perché non mi dispiaceva avere il prato, però è una cagata. È una cagata, e infatti ho messo anche di là il telo da pacciamatura e ho fatto la stessa cosa, perché comunque anche quando lavi rimane il fango, poi la poiana magari va giù con le zampe, ci pesta dentro, si sporca, soprattutto d'inverno quando piove tanto, magari era una cazzata. E infatti adesso non è più così, ho messo il telo da pacciamatura anche lì e ho messo il lapillo vulcanico anche lì. Dentro nella voliera ci sono, vabbè, i due posatoi che vi ho detto negli angoli, e in più c'è sempre un'altalena, anche nell'altra c'è l'altalena. L'altalena la metto non tanto perché voglio ricreare un parco giochi, ma perché ho visto che, per esempio, Wallace ci dorme tutta notte sull'altalena. Lui dorme sull'altalena tutta notte. Connor anche, Merida invece non gli piace tantissimo. Però durante la giornata ci stanno, e ho notato che l'altalena ha un effetto calmante, un effetto rilassante, e soprattutto per il giovane che voi porterete a casa, che vi renderete conto che quando lo libererete la prima volta andrà sui rami di una pianta, non saprà stare sui rami di una pianta, sembra incredibile, ma non lo è. Quando lo liberate va sui rami, sbaglia a prendere il ramo, si attacca male, si sbilancia, se poi il ramo si muove non riesce a stare lì, insomma deve imparare veramente tutto. E l'altalena in voliera lo aiuta anche in questo senso qua, perché va su, l'altalena si muove, quindi impara a bilanciare un pochino il suo peso, se già non ce l'aveva dall'allevatore da cui l'avete preso. E in più ha questo effetto decisamente rilassante. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito, ragazzi, ve lo dico. Stasera sarà una live anche un pochino più veloce dell'altra volta, probabilmente, anche se sono già 40 minuti. Siamo arrivati alla radiotrasmittente a sinistra, o a GPS, quello che volete voi. Allora, per un basso volo mi permetto di dire, un basso volo, perché la Poiana di Eris è una rapace da basso volo.
non c'è effettivamente bisogno di un GPS, diciamo così. Poi se prendete il GPS tanto di guadagnato, cioè non è che non vada bene, però diciamo che è sufficiente anche una radiotrasmittente, quindi segnale radio. Questa è la mia e devo dire mi trovo bene, per fortuna l'ho dovuta tirar fuori poche volte nella vita. L'ho tirata fuori una volta per Merida che ha inseguito un coniglio, mi è andata fuori vista, non la trovavo più, ho tirato fuori la radio mi diceva che era lì, ma io non la vedevo, non la vedevo, non la vedevo, non la vedevo. E la radio mi diceva che ce l'avevo lì, tipo a 1 metro, ma io non la vedevo. Ho guardato anche in alto sulla pianta, non la vedevo. Praticamente Merida si era buttata all'interno della cavità dell'albero e aveva preso il coniglio dentro nella cavità dell'albero, era là che lo teneva con le zampe, ma io non la vedevo. Però la radio mi diceva che era lì ed effettivamente era lì. E poche altre volte per fortuna, però il mio consiglio è non liberate un rapace se non ha la radio o in zampa o a coda o a zainetto, ma che il vostro rapace sia dotato di radio. A me non è mai successo, vi ho detto, l'avrò usata 2 volte nella vita, ma io sono sicuro che il giorno che dico ma sì, ma tanto non succede niente e non metto la radio al mio rapace, sicuro che quel giorno perdo il rapace, sicuro. È una ragione di sicurezza. Io non volo mai né in bird control né a caccia né mai, la metto sempre, sempre, sempre. Se li volo tutti e tre, ne ho 3, perché la ricevente è sempre quella, perché voi potete programmare, mi sembra, fino a 50 frequenze la Tiniloc. Però ovviamente ogni rapace deve avere il suo trasmettitore con la propria frequenza che io memorizzerò nella radio, dando anche il nome del rapace, in modo che riesco immediatamente a trovare dove si trovi. E quindi il mio consiglio è questo: non volate mai il vostro Harris senza la radio, non facciamo i fenomeni, perché succede, soprattutto se so che ci sono diverse persone che veleggiano con la propria poiana di Harris, è fondamentale mettere la radio, che sia radio o che sia GPS, ma che io abbia un modo per ritrovare la mia poiana, è fondamentale. Io uso la trisacca, ma ci sono anche delle bellissime borse da mettere a tracolla quando si va in giro con il proprio rapace. Io uso la trisacca semplicemente perché, non so, mi trovo bene, è comoda, la indosso come un gilet, se sono a caccia e prendo una preda o anche il carniere dietro dove mettere la preda che hanno catturato, o i resti, perché io la faccio sempre mangiare. Ho 1000 tasche dove poter mettere eventualmente cibo che mi serve per richiamare, il logoro, la radio, un coltello che serve sempre, quindi tutto quello che io mi posso portare dietro, mi trovo bene con la trisacca e uso la trisacca. Quindi ripeto, però ci sono anche delle borse che sono molto, molto funzionali e quindi vanno benissimo anche le borse, ecco. Niente di più. Allora, l'attrezzatura di base, io credo di aver messo dentro veramente un po' di tutto. Se c'è qualcuno di voi che dice ma secondo me ti sei dimenticato di dire cosa, ditelo, oppure curiosità, non siate timidi, tanto voglio dire dovete scrivere soltanto in chat. Se ritenete che sia necessario qualcos'altro che possa servire, diciamo, per gestire al bene la poiana di Harris. Ovviamente poi per la pulizia della voliera, sì, una cosa che non ho detto è che sicuramente vi servirà anche un disinfettante, perché io per esempio le mie voliere le lavo tutti i giorni e una volta alla settimana faccio un trattamento e ogni volta cambio prodotto, perché i batteri possono fare resistenza se io utilizzo sempre lo stesso tipo di detergente. Per esempio, se io uso sempre solo la candeggina, probabilmente quei batteri che io non riesco ad eliminare totalmente,
pian piano si abituano alla candeggina e la candeggina a loro non gli fa più niente. Quindi io di solito faccio una volta con la candeggina, una volta con l'ipoclorito di sodio, una volta con i sali quaternali, un'altra volta uso il Virugen, che è un altro prodotto da diluire, diciamo, nell'acqua e poi va nebulizzato con uno spruzzatore. Ovviamente quando faccio queste procedure la poiana non deve esserci in bolliera, devo aspettare che si asciughi tutto per bene e poi ce la metto, e da qui mi serve la pertica per mettere fuori la mia poiana intanto che io faccio la disinfezione e la detersione degli ambienti. Un'altra cosa che mi viene in mente è uno spray acaricida, sicuramente vi servirà, lo trovate nei negozi di animali, l'acaricida per uccelli spray va benissimo. Io per esempio che lavoro in bird control e quindi faccio volare spesso e volentieri i miei Harris in posti dove ci sono piccioni e dove c'è veramente sporchissimo e vanno a contatto con delle superfici dove ci hanno nidificato i piccioni, io una volta alla settimana una spruzzatina gliela do, male non gli fa, stando attenti ovviamente a non spruzzarlo sulle mucose, sul becco, sugli occhi, sulle zampe va benissimo, però ecco un'altra cosa che vi può servire è questa, e un'altra cosa che vi può servire, che mi viene in mente adesso, è un contatto di un veterinario, ma non un veterinario di cani e gatti, un veterinario che abbia conoscenze in animali esotici, compresi i volatili e preferibilmente anche i rapaci. Quindi cioè non aspettate che la vostra poiana stia malissimo per qualsiasi motivo e dover cercare un veterinario di questo genere qua, magari cercatelo, tenetevi il numero o magari anche contattatelo giusto per fare una visita di controllo dopo aver portato a casa l'Harris magari dal vostro allevatore, così conoscete il veterinario e capite la sua disponibilità e chiedete che tipo di servizi dà e se potete contare su di lui in qualsiasi momento, insomma vi portate un attimino avanti sulla prevenzione, ecco, diciamo così. Quindi se, ripeto, qualcuno di voi viene in mente qualcosa che può servire, ci sono delle cose superflue sicuramente che io ho messo, per esempio io ho la videosorveglianza a casa per i cani, per tutta la mia tenuta, diciamo così, e ovviamente non poteva mancare la telecamera che guarda la bolliere, ovviamente, in modo che io anche da casa mi vedo gli Harris cosa fanno e cosa non fanno, ma soprattutto è anche una videosorveglianza più che altro se qualcuno entra almeno ci sono le telecamere e quindi uno viene un attimino scoraggiato dalla presenza di queste, ma anche come forma di controllo non è male. Io magari sono via, sono in giro, mi collego col telefono alle telecamere di casa mia e controllo, magari a casa non c'è nessuno, do un'occhiata se ieri è tutto a posto oppure no. Però questo è, diciamo, un surplus che non è assolutamente fondamentale che ci sia, ecco, diciamo così. Ragazzi, allora, se vi viene in mente qualcosa da chiedere, a me fa veramente piacere, e altrimenti vi dico un piccolo aggiornamento e poi possiamo anche terminare, diciamo, bravo, Guerrisi, bravo Guerrisi, se non ci fossi come la panda, se non ci fossi bisognerebbe inventarti. Pulizia zampe, creme ogni quanto la fai. Sì, perché Mirko lo sa che lo faccio, però è giusto. Allora, i getti e i bracciali che voi avete messo alla vostra poiana, non è che una volta messi sono eterni e vanno bene così. Possono succedere diverse cose, può succedere o che li rompe e quindi dovete cambiarli, ma comunque, cosa vuol dire? Non so cosa vuol dire questo, Guerrisi, spiegami cosa vuol dire. Good, cosa vuol dire? Spiegamelo. E dovete sapere che sono di pelle e che quindi la pelle tende a seccarsi e quando si secca diventa dura.
quindi soprattutto i bracciali vanno a fare anche fastidio, se non male, sulla zampa, magari quando anche ce l'avete al pugno, si butta dal pugno, dovete tirarla su. E quindi i bracciali e i getti vanno ingrassati ogni tanto, vanno ingrassati, soprattutto quando si bagnano e poi si asciugano al sole, dipende un po' dalla pelle, che qualità di pelle avete utilizzato, ma comunque dopo 2 o 3 volte che si bagnano e si asciugano al sole diventano duri, si induriscono, fanno un po' di crosta e quindi bisogna evitare che questo succeda. E quindi dovrò utilizzare il grasso, cioè il grasso del falconiere, sia per i getti che per i bracciali. Devo dire una cosa, grazie a un consiglio, io ho sempre usato il grasso e non ho mai messo niente sulle zampe. Un bel po' di tempo fa, un carissimo amico, che adesso non so se è collegato oppure no, però un carissimo amico falconiere, Michele Ambrosini, che ha ovviamente una grandissima esperienza con i rapaci, mi ha parlato, cosa che io ignoravo assolutamente, quindi è grazie a lui che ho scoperto questa cosa, del burro di karité. Il burro di karité è un burro assolutamente naturale che si trova in farmacia, si usa, le donne si fanno la maschera ai capelli, se lo mettono sulla pelle, anche gli uomini qualcuno probabilmente, e ha dei poteri, diciamo, di emollienti, reidratanti incredibili. Io veramente, quando Michele mi ha consigliato il burro di karité, io ho cominciato a provarlo e sono rimasto stupefatto dagli effetti che ha questo burro di karité. Praticamente io non uso più il grasso, sono sincero, io non uso più il grasso, io il burro di karité lo uso anche sopra i getti e sopra i bracciali e ha lo stesso effetto del grasso, ma forse meglio, li impermeabilizza anche un po' di più, ma soprattutto ogni 10 giorni io questo burro di karité lo metto proprio anche sulle zampe e sui tarsi, dove ovviamente scorre il bracciale, metto anche lì il burro di karité, ogni 10 giorni glielo metto sulle zampe, perché il burro di karité fa anche un'azione antibatterica naturale e vengono le zampe ai rapaci che sono uno spettacolo, cioè li diventano proprio gialle, arancioni, cioè proprio veramente belle, e si evita soprattutto che si screpolino, che diventino secche. Veramente provate il burro di karité, quello naturale però, che trovate in farmacia, in erboristeria, burro di karité, è una roba veramente fantastica. Grazie a Michele che me l'ha consigliato e grazie a Mirko Guarrisi che stasera me l'ha ricordato. Aspetta, Marta cosa dice? Lo facciamo vedere a tutti. Io ho seguito un video dove lavavi le zampe con lo spazzolino, il mio si fa lavare le zampe volentieri, ma quando cerco di mettere il grasso sui bracciali tenta di artigliare. È vero, io uso anche lo spazzolino perché magari andando a caccia mi catturano qualcosa, quindi sangue, che sapete che loro hanno queste pieghe della pelle nelle zampe e lì si ferma veramente di tutto. Io li lavo subito con lo spruzzino, però se il giorno dopo vedo che non sono come dico io, con un po' di acqua e sapone di Marsiglia, normalissimo, non usate altre cose strane, spazzolino e sapone di Marsiglia, gli lavo un po' le zampe con lo spazzolino e poi faccio asciugare tutto, perché ovviamente lavandogli le zampe con lo spazzolino bagno anche i bracciali e i getti, faccio asciugare per bene tutto e poi metto il burro di karité. Il fatto che dice Marta, riferito al fatto che si fa lavare le zampe volentieri, ma quando cerco di mettere il grasso sui bracciali tenta di artigliare. Questo è probabilmente un atteggiamento che lui o lei, non so, hanno scaturito perché probabilmente ha fatto una buona associazione allo spazzolino quando gliele lavi, ma probabilmente per qualche motivo non ha fatto una buona associazione a quando gli metti la crema. Non so per quale motivo, perché comunque non avendo visto e non avendo potuto leggere il comportamento dell'animale quando l'ha fatto, non so. Poi dipende molto anche dal tipo di ammassimento che ho fatto, come l'ho fatto, quanto è durato,
l'addestramento che gli ho fatto, come l'ho fatto e come è durato. Quindi risponderti a il perché ti artigli in questa situazione qui diventa veramente difficile. Bisognerebbe proprio vedere e sentirci come hai fatto all'ammansimento e tante cose, ma comunque visto che dobbiamo sentirci già per la domanda che mi hai fatto sulla muta, magari domani ci sentiamo con calma e vedo assolutamente di condividere le mie esperienze e se possono esserti di aiuto. Un'altra cosa che ci dice Marta è che è ottimo. Ah, ottimo, domani lo compro. No, avevo letto male, nonostante gli occhiali mi sto accecando, ragazzi. Grazie per l'intervento che hai fatto, Marta. Poi domani ci sentiamo in privato. Bene, vedete che queste live servono perché io queste cose qua, se il Guerrisi non mi faceva la domanda e se Marta non mi faceva questa, non avrei detto tutte queste cose qua. Ovviamente c'è un video, proprio quello che diceva Marta, dove lavo con lo spazzolino, lì faccio vedere anche come pulisco la voliera, quindi se avete bisogno potete andarla a vedere. Ricordatevi sempre che i miei video non sono dei tutorial, ma io faccio vedere quello che faccio. E quindi non prendete tutto per buono. Ovviamente io cerco di farvi vedere le cose che io ho fatto e che vedo che funzionano bene, però non è un video tutorial. Quello che ci tengo a dire è che soprattutto chi è alla prima esperienza con la propria poiana, un video non può sostituire la presenza di un esperto falconiere barra allevatore barra esperto di animali che vi può aiutare nel modo corretto e seguirvi nel modo corretto. Mi rendo conto che essere seguiti in un certo modo da una figura esperta e che sia esperta e che vi dia i consigli giusti può avere dei costi, ma però vi garantisco che un video tutorial non può, o un libro che va sempre bene leggere, il video va sempre bene guardarlo, però non può sostituire l'appoggio di una persona che vi guida dall'inizio alla fine nel percorso di costruzione dall'ammansimento fino alla liberazione e poi dopo la liberazione comincia il vero e proprio lavoro, perché l'ammansimento non è addestramento, ma non dico niente perché a breve uscirà sul canale un video proprio inerente a questo argomento qua, sulla differenziazione tra l'ammansimento e l'addestramento, ovviamente sempre dal mio punto di vista. Lunedì uscirà un video, finalmente sono riuscito a girare un video sull'alimentazione perché diverse persone mi scrivevano: ma tu come alimenti i tuoi Harris, che cosa gli dai, che cosa gli dai, i grassi, le proteine, gli dai il pesce, non gli dai il pesce, ma cosa dici, gli posso dare il manzo, insomma un sacco di domande sull'alimentazione che mi ha fatto piacere ricevere ovviamente queste domande qua. E tutto è successo un bel po' di mesi fa, però un po' preso col lavoro, sono riuscito a girare il video e uscirà, no, non è vero, sì, esce lunedì esce quello, poi c'è l'ultimo video di caccia ancora, di quando la caccia era aperta, e poi i video di caccia basta, sono finiti, ovviamente, e poi faremo comunque sicuramente altri video. Per quanto riguarda le live invece, attenzione, perché non so se sarà già nella prossima live o se nella prossima live parleremo della muta, anzi adesso poi chiederò direttamente a voi che cosa vi piacerebbe parlare magari, ma sto sto invitando delle persone che faranno delle live insieme a me, alcune persone per condividere le proprie esperienze che hanno avuto con la propria poiana di Harris, gli errori che sono stati fatti, le cose buone, le cose meno buone, insomma persone che hanno avuto esperienza con la poiana di Harris che vogliono condividerla con me e con voi tramite le live e quindi saranno ospiti sul canale durante le live. Ma soprattutto spero, perché devo ancora contattarlo, ma credo di sì, perché è comunque una persona assolutamente disponibile, cercherò di portare in live qua con me e per voi
una pietra miliare dal mio punto di vista della Poiana di Harris in Italia, che questa persona, quando lui aveva le Poiane di Harris, io non sapevo neanche che cosa fossero, ma proprio neanche nell'anticamera del cervello, non pensavo neanche esistessero, e quindi sarà bello condividere con lui tutto il suo vissuto e tutta la sua esperienza. Però non dico niente perché devo ancora contattarlo e magari mi dice no, io in quel canale non ci voglio neanche mettere i piedi, e quindi non lo dico. Ma credo però che non sarà così, credo che mi dirà di sì. Stiamo già, finisco, scusate. In una live avremo come ospite anche, e questo c'è per forza, sicuro, perché se mi dà picche lui va a finire male, ci sarà sicuramente il mio carissimo e grande amico Chicco, con il quale condivido lavoro, vita, sentimenti, famiglia, per me è come un fratello, perché Chicco è sicuramente meglio di me, vi spiegherà e ci spiegherà a tutti quanti quello che abbiamo accennato nella prima live, che è il metodo di addestramento che utilizziamo sia io che Chicco con le nostre Poiane di Harris, che in falconeria è un po' un tabù nel senso non che non si può dire, ma che sicuramente non so quante persone l'abbiano usato, il condizionamento operante, che è questo metodo che ovviamente noi abbiamo portato sulla Poiana di Harris, ma perché veniamo dall'addestramento con i cani, e in cinofilia si usa, non lo usano tutti, ma si usa tantissimo per addestrare un cane a qualsiasi tipo di azione o di attività cinofila. E quindi avremo Chicco che ci parlerà del condizionamento operante. Il Guerresi, cosa c'ha ancora Guerresi? Cosa c'ha Guerresi? Sarebbe bello parlare alimentazione durante la muta, la prossima live. Marta dice condivido con Mirko, e quindi abbiamo già deciso la prossima live. La prossima live, tra l'altro Merida, la mia femmina, è già in muta da 20 giorni. Quest'anno io non ho mai avuto gli Harris in muta così presto come quest'anno, una roba proprio qua il pianeta, non lo so cosa sta succedendo, però a me, cioè, i miei vanno presto in muta, perché vanno sempre andati presto, ma comunque non ho mai avuto un Harris in muta prima di maggio, mai, ma mai. E invece quest'anno hanno già veramente, Merida ha già perso tra l'altro miriadi di piume e ha già perso almeno 4 remiganti e 2 timoniere, cioè quindi sta andando anche alla velocità della luce. Wallace l'ho messo in muta anche lui perché comunque ha cominciato già anche lui, l'unico che sta ancora tenendo duro per fortuna è il Connor, il giovane, con il quale sto andando avanti a lavorare. Speriamo che tenga duro almeno fino a fine di maggio, perché ovviamente è brutto dirlo, ma mi serve per lavorare. Dopodiché da giugno metto in muta anche lui, cerco di sempre di metterli in muta un po' sfalsati, in modo che ne ho sempre uno che almeno 1/2, anche se con uno è difficile perché comunque si deve fare delle ore di volo tutti i giorni, però vabbè, è così, e alla natura non si comanda. Il bello del lavorare con gli animali è proprio anche questo qua. Quindi io direi, prossima live allora la facciamo sull'alimentazione nel periodo della muta, ma non parleremo solo dell'alimentazione nel periodo della muta, ma parleremo anche della situazione psicologica che i nostri amati rapaci, Poiane di Harris, devono affrontare durante il noiosissimo periodo della muta. Perché noiosissimo? Perché delle Poiane di Harris, come possono essere, io parlo per le mie ovviamente, come possono essere le mie, che 7 giorni su 7 o fanno birth control o si va a caccia. Difficile nella stagione invernale, chi mi conosce lo sa benissimo, ed è per quello che io ho un sacco di video di caccia, perché io sono sempre fuori, però i miei Harris o fanno birth control o vanno a caccia, e ci sono delle volte che fanno birth control la mattina e al pomeriggio andiamo a caccia, quindi volano veramente nella stagione invernale tutti i giorni.
li fermo giusto magari ogni 10 giorni in una giornata, in modo che li faccio fare gozzo pieno, si rilassano un attimo, però le faccio volare, e quindi abituate a volare così tanto, a cacciare così tanto, perché comunque anche il bird control è una simulazione di caccia alla fine, durante la quale il falco fa quello per cui è nato di fare, cioè cacciare, e quindi poi mettendoli in voliera per magari 4-5 mesi, la noia è allucinante. E quindi parleremo anche dell'aspetto psicologico della noia in voliera e di cosa io faccio per cercare di alleviare questo prurito che a loro viene, non nel senso che si grattano, ma questo prurito mentale legato alla noia. Il nostro Francesco Sirianni, che è ancora tra di noi, ci dice, non devi dire le parolacce però, Francesco, non devi dire parolacce. Va bene che è fleggato come canale non per bambini e poi siamo a una certa ora, però dice, porca, la mia penna è diventata super malmostosa, ha perso 2 timoniere, ma il suo atteggiamento è cambiato tantissimo. Allora, sai già che cosa ti dico, lo sai che allora Francesco ha preso questa femmina di Poiana di Harris in, in un posto, che adesso non sto a dire né nome, cognome e indirizzo, e ovviamente non l'ha presa da giovane, l'ha presa già adulta. Quanti anni ha Pennetta adesso che l'abbiamo scoperto finalmente? Quanti anni ha Franci? Che poi non chiamarla Pennetta, l'abbiamo soprannominata Phoenix, te l'ho ribattezzata, chiamala Phoenix, che è un bellissimo nome, o no? Per il fatto della noia, ogni tanto quando posso la tiro fuori a giardinare. La noia però non la risolvi così, perché comunque è legata. Ora, visto che se è già in muta e è già abbastanza nervosa, magari domani ti mando un vocale oppure ci sentiamo e ti dico cosa fare per evitare che si annoi. Perché metterla alla pertica sì, gli cambi la prospettiva di quello che vede, magari, che sicuramente non è niente male, però devi attivare la testa, devi fargli usare il cervello, perché in voliera o alla pertica non può usare il fisico, perché non può volare e non può cacciare e quindi si annoia. E quindi devi fargli usare il cervello. Magari, ripeto, domani ci sentiamo e ti dico 2 o 3 dritte per fargli usare il cervello, per fare un po' di attivazione mentale, anche senza che la metti a giardinare dentro in voliera, e vedrai che già nei giorni si distende molto di più. Comunque, quando io prendo, come Francesco gli è successo questa cosa qua, ha preso questa poiana già adulta, adesso non mi ricordo quanti anni abbia, e da una situazione, quindi questa poiana è abituata a fare determinate cose piuttosto che altre, non si sa che mani abbia passato, nel senso che come è stata addestrata, che cosa ha fatto, insomma non si sa bene, e quindi ovviamente vivendo in una situazione di un certo tipo ha sviluppato dei comportamenti, è inutile da fare ragazzi, lei ha sviluppato dei comportamenti e diciamo che Phoenix è poco incline a determinate collaborazioni, soprattutto con le persone che non conosce. E adesso probabilmente voi dovete sapere, sappiamo che con l'inizio della muta non è solo il fatto che il rapace perde le piume e le penne, ma cos'è che gli fa perdere le piume e le penne? È sì la stagione, ma è un ormone che gli fa perdere le piume e le penne. E, caso strano, quando loro perdono le piume e le penne vanno anche in riproduzione di solito, è la stagione della riproduzione. E quindi hanno questo ormone che gli pompa un po' nella testa, ovviamente, e quindi diventano meno inclini alla collaborazione con noi, diventano un pochino più nervosi, se in più una poiana non è stata ben gestita, non da Francesco, ma da chi ce l'aveva prima, oppure non ha fatto determinate esperienze, non è stata ben socializzata, non è stata ben ammansita, non è stata ben addestrata, e sicuramente non lo è stata. Adesso Francesco, che io comunque veramente, lui lo sa e glielo dico sempre, stimo e ammiro, perché sto ragazzo che abita più o meno vicino a me,
e quindi ogni tanto riusciamo anche a vederci. Questo ragazzo veramente ha una passione e una dedizione per la sua Poiana che è veramente, veramente ammirabile. Veramente. Perché io vi posso dire che con tutti i problemi che ha avuto la sua Poiana, non solo caratteriali, ma anche di salute, sempre avuti, non per colpa di Francesco, che ce l'ha adesso, io dico che l'80% delle persone avrebbe detto, sai che mi ha rotto i coglioni sta cosa qua, basta, la do via e pace amen. E invece no. Francesco se l'è curata, se l'è sistemata, mi ha contattato, ci siamo conosciuti, io come ho potuto ho cercato di dargli dei consigli, di aiutarlo un pochino e è migliorata tantissimo, sia a livello di salute, aveva una cosa abbastanza grave, ma però sta meglio, molto meglio. Ha cominciato a collaborare con Francesco fino ad arrivare, l'avete visto poi nel video della fagianata, partiamo dal fatto che questa Poiana qua non lo seguiva Francesco, cioè non se lo cagava di striscio Francesco, e invece adesso Francesco ci va a caccia, fa le sue belle uscite con lei che collabora, che lo segue, ha fatto anche delle bellissime catture, addirittura si è infilata il fagiano che ha inseguito si è infilato in una tana di un coniglio, lei si è infilata nella tana del coniglio, l'ha preso il fagiano, Francesco è dovuto correre a casa, prendere il badile, scavare in questa tana di coniglio per tirare fuori la Poiana e il fagiano, lasciamo perdere, però anche questo a volte succede e quindi è migliorata tantissimo. E quindi probabilmente, Franci, domani ci sentiamo e ti do due dritte per farla un po' sfogare di testa, perché di volo non può, perché è in muta e io la lascerei bella tranquilla. Bene, credo che più o meno abbiamo detto tutto, quindi abbiamo già deciso il prossimo argomento. Ricordatevi chi fosse collegato, che dalla prossima live sarà solo per gli iscritti. Quindi se vi collegate alla live e non la vedete, è perché non siete iscritti al canale. Iscriversi è gratuito, ci vuole mezzo secondo perché basta cliccare su iscriviti, non comporta nulla perché il mio canale YouTube e io non vi manderò mai pubblicità, non vi manderò mai niente. Se non volete che vi arrivino le notifiche di quando viene pubblicato un video e quindi non volete rotture di scatole, basta che disattivate, quando vi siete iscritti, disattivate la campanella in modo che non vi arrivino le notifiche. Però se la campanella la lasciate le notifiche vi arrivano e in fin dei conti esce un video alla settimana e facciamo una live al mese, quindi non è che vi riempie il telefono di notifiche perché proprio non sono proprio il tipo che manda chissà quante cose, assolutamente non è così. E quindi ho deciso di fare questa cosa, ma semplicemente perché voi con la vostra iscrizione, io non guadagno niente, non ci prendo neanche una lira, ma però almeno ho un supporto da voi e soprattutto YouTube, vedendo che gli iscritti del canale aumentano, comincia a mettere il canale un pochino più in buona luce e quindi arriveranno sempre più persone, comincerà a fare anche più visualizzazioni e tutto quanto. Ci devo precisare che io dal canale non piglio una lira, anzi ne spendo solo e basta. David, grande, mi fa piacere che tu ci sei, fa solo piacere vedere i tuoi video, grazie, grazie. Sono davvero contento perché dicevo proprio a mia figlia poco fa, non avrei mai pensato di arrivare a 50 anni e fare lo youtuber. Mi ha detto mia figlia, papà sei uno youtuber? No, non sono uno youtuber. Eh sì, sei uno youtuber, se arrivi a 1000 iscritti sei uno youtuber, va bene. Io avrei mai pensato di arrivare a fare un canale YouTube a 50 anni, quasi 50. Però la passione mi ha portato a fare anche quello e non tutti magari lo sanno, ma avere un canale YouTube e far uscire un video alla settimana e fare le live, vi posso garantire che dietro al montaggio di un video c'è un botto di lavoro, ma un botto di lavoro. Per un video che voi vedete di 10 minuti, io vado ad elaborare registrazioni fatte con la GoPro di almeno un'ora e poi tutti i montaggi, poi caricalo su YouTube, insomma c'è un bel lavoro dietro. Tutto questo lavoro
io non ci guadagno niente, perché io guadagno dal mio lavoro e non guadagno nulla da YouTube. E quindi chiedo semplicemente di iscriversi al canale semplicemente per una soddisfazione personale. Tra l'altro non so cosa sta succedendo al canale, ma negli ultimi 15 giorni sono arrivati 85 iscritti, che è una cosa che non ho mai visto in così poco tempo. E siamo quasi, dico siamo, io poi parlo al plurale, perché comunque il canale è anche vostro, siamo arrivati quasi a 500 iscritti, che è un traguardo importante per YouTube, perché a 500 iscritti, dopo un po' di tempo, si sblocca anche la funzionalità community e quindi posso condividere con voi ancora più cose, ancora più opportunità. Poi arrivati a 1000, che è il traguardo, diciamo, uno dei traguardi più importanti per un canale YouTube, si sbloccano ancora ulteriori cose e quindi si può fare sempre meglio, si può fare sempre meglio. Come vedete, per esempio, la live dell'altra volta, che è stata un po' uno schifo a livello organizzativo, questa volta invece cosa ho fatto? Mi sono preso questo programma qua che sto usando adesso per fare le live, come vedete l'interazione è diversa, è un pochino più carino anche interagire con voi, nonostante io è un'ora e un quarto che fondamentalmente sto parlando da solo davanti a un computer, e anche questa cosa qua non è così semplice come sembra. Provate a mettervi davanti allo specchio e parlare un'ora e un quarto da soli, poi me lo dite, non è così semplice. Marta dice, io me lo sono visti tutti, grazie, veramente, mi fa veramente piacere avere il vostro supporto e ricevere i vostri complimenti, perché è per quello che ho creato il canale, per condividere con voi le mie esperienze, diciamo, minime. Guerrisi, e noi non vediamo l'ora si sblocchi. Anch'io, perché si può fare un sacco di cose quando si sblocca quella funzionalità lì, però mi hanno detto che arrivi a 500 iscritti, poi YouTube te lo sblocca dalle 24 ore ai 3 mesi. Speriamo che non siano 3 mesi, perché sennò vabbè, va bene, non fa niente. E se non avete più altre domande o richieste, io poi domani programmerò data e ora della prossima live con l'argomento e tutto quanto, che sarà riferito al periodo della muta, come gestirlo a livello alimentare, come gestirlo a livello psicologico per evitare che l'animale si annoi troppo, e quindi magari vi metterò dei video che girerò prima della live per farvi vedere cosa faccio e cosa non faccio nel dettaglio, in modo che poi in live vi faccio vedere proprio in che cosa, diciamo, in che cosa consiste questa attivazione mentale che io faccio con le mie poiane, sempre, tutti gli anni quando sono in muta. Quest'anno, tra l'altro, sono molto triste perché è il primo anno che non avrò un giovane da ammansire nuovo, perché quest'anno non ne prendo. Ho fatto 4 anni ogni anno ad avere un giovane da ammansire e quest'anno non ce l'ho. E sinceramente sono triste perché da una parte sì, non ho sbattimenti quest'anno, però dall'altra credetemi che la fase più bella, perché il momento più bello e anche il più importante tra l'altro, ma non dico niente perché esce un video su questo argomento, il momento più bello, il momento più importante è l'ammassimento, cioè quello è il momento più bello, quello è il momento clou, quello è il momento in cui voi entrate in intimità, dovreste almeno entrare in intimità con la vostra poiana di Harris, cioè proprio lì, cioè, è come desiderare una donna o desiderare un uomo da una vita e finalmente condividere con lui la propria vita, lo stare insieme, è la stessa identica sensazione. E quindi quest'anno sono un po' triste perché non ce l'ho. Però vabbè, da un'altra parte ripeto meglio, dall'altra mi dispiace. Cosa dici Marta? Se vuoi ne devo prendere uno, lo facciamo insieme. Perché no? Perché no? Perché no? Si potrebbe anche fare. Si potrebbe anche fare, l'ho appena fatto col Guerresi, non è un problema, assolutamente. E si può fare tranquillamente. Ma lo prendi quest'anno? Cioè lo prendi adesso quando nasceranno? Allora ho visto delle robe, ho visto che hanno già anche deposto, e quindi è un po' tutto avanti, non solo i miei.
E quindi sì, sì, se vuoi Marta non c'è nessun problema, anzi io, guarda, nel limite del possibile sono sempre disponibile. Sì, lo prendi quest'anno. Ma tu ne hai già uno o una? Hai un maschio o una femmina? Adesso. E, e quindi sono un po' triste, però vabbè, ci sta, dai, ci sta, ci sta. Ah, perché è una cosa che magari non tutti sanno, perché tutti mi dicono, cioè, non è che tutti mi dicono, sì, ha un maschio, Marta, ha un maschio, e adesso prendi un altro maschio o una femmina? Sicuramente la femmina. Mi gioco tutto quello che non ho, che la Marta prenderà la femmina, sicuramente. Un'altra cosa che ci tengo a dire, un altro mito da sfatare, maschio grande, vedi invece che ho sbagliato? Un altro mito da sfatare è che la femmina è più brava a caccia del maschio. Anche quello sfattiamolo. Dipende dal soggetto che vi capita, ovviamente. Io nel mio cast, Wallace e Wallace, e non ce n'è, nel senso che comunque lui ha una capacità venatoria incredibile, che non gli ho insegnato io, ma cioè, un po' sì, però è anche genetica. E Merida, che è la femmina, anche lei quest'anno è il suo anno, e chi l'ha vista cacciare, anche nei video o anche dal vivo, qui in chat c'è chi anche l'ha vista dal vivo, è bravissima, cioè fa spavento. Però l'intelligenza venatoria che ha Wallace, lei non ce l'ha. Neanche Connor ancora ce l'ha, ma Connor, vabbè, è uno sbarbatello, ha un anno, nonostante sia veramente bravo, sono veramente contento anche di lui. E comunque, eh sì, Wallace è un mito, ormai lo conoscono tutti, è vero. Però, insomma, c'è una differenza sostanziale tra la caccia di Wallace e quella di Merida, ma credo che sia un po' in generale così. Stiamo andando fuori tema, ma tanto la storia delle attrezzature l'abbiamo finita, facciamo queste due chiacchiere e poi ce ne andiamo tutti a letto. Eh, Cosa stavo dicendo? Sì, la differenza tra Wallace e Merida è che Merida, e penso che sia così perché è una femmina proprio, cioè Merida imposta la cattura o il provare a catturare tutto sulla potenza. Lei imposta tutto sulla potenza, cioè lei spinge tantissimo, è veloce, ma punta tutto sulla potenza. Mentre invece Wallace, in quanto maschio e in quanto sicuramente meno potente, non meno lento, ma meno potente, sono due cose diverse, imposta tutto sulla strategia, imposta molto di più sulla strategia. Cioè, quando Wallace parte perché sa che le percentuali di cattura sono veramente alte, ma perché lui si è messo in condizione di aumentarle quelle capacità lì di cattura. E è incredibile questa cosa qua. Vabbè, poi io non posso parlare male dei miei Harris, no, non è vero, perché delle volte chi mi conosce, chi mi frequenta, che viene a cazzo magari anche con me, sa benissimo che ho svelato anche errori, perché magari le persone vedono i miei Harris volare e mi dicono, cazzo, però bravo di qui, bravo di lì, bravo di là, e invece gli dico, sì, però là non è stato bravo perché ha fatto questo comportamento così, 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 così. E loro mi dicono, Massimo, te sei un perfezionista. E no, non è che sono un perfezionista, però la noto la cosa sbagliata e la dico, cioè, senza nessun problema. Cioè, quando si sbaglia, punto e fine. Ora, se è il migliore per me è il migliore. Però vediamo, perché Merida sta arrivando, comunque sta arrivando. E niente, ragazzi, le chiacchiere le abbiamo fatte, le attrezzature che dovevamo vedere le abbiamo viste, e quindi se non ci sono altre domande, curiosità, eh, magari inerenti alle attrezzature, perché se dovessimo fare una live sull'addestramento e sull'ammassimento,
durerebbe credo 2 giorni. Ma non perdetevi i prossimi video che usciranno, non perdetevi la prossima live che programmerò e soprattutto non dovrete perdervi la live con il Chicco, perché sarà un argomento molto interessante, un po' ostico, il condizionamento operante, sto dicendo, la modalità addestrativa che io e Chicco utilizziamo sui nostri Harris. Sarà molto interessante, allo stesso tempo da capire, non è facile da capire, probabilmente dopo la live che vedrete non ci avrete capito ancora niente, nel senso che non perché vi ritengo persone che non capiscono, mi ci mancherebbe, ma perché è un argomento abbastanza complesso, abbastanza delicato, però decisamente molto, molto interessante. E quindi non perdetevi quando vedete la live con la foto di Chicco, non perdetevela, perché è molto, ma molto, molto interessante e questa modalità addestrativa che in falconeria, ripeto, non so quante persone la usino, non credo, per noi ha fatto la differenza sia nella preparazione a caccia sia nella preparazione del bird control, e quindi non perdetevela. E ragazzi, niente, allora va bene, vai a prendere la figlia, ci mancherebbe, grazie di essere stata con noi fino adesso e di essere intervenuta, e ci sentiamo poi per le tue richieste in privato senza nessun tipo di problema. Grazie ancora. Ciao Marta. E niente ragazzi, adesso abbiamo fatto 1 ora e 27 di live, abbiamo credo parlato abbastanza bene di tutto quello che dovevamo parlare, e quindi io, se siete d'accordo, vi saluto caramente e vi do una buonanotte e vi rimando ai prossimi appuntamenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun tipo di appuntamento video o di live. Spero sempre di avervi fatto piacere passare questa ora e mezza, mi ha fatto piacere moltissimo, e quindi auguro a tutti una buona notte. Buonanotte a tutti e grazie davvero per essere stati con noi. Ciao a tutti, buonanotte.